La terza parte di Taoismo ed emozioni. Oggi volevo parlarvi del movimento metallo e quindi della tristezza, che però che possiamo però vedere dal punto di vista dell'introspezione. Quindi parlare di tristezza ci dà l'idea di qualcosa di negativo immediatamente. In realtà guardarsi dentro, cercare delle risposte all'interno del nostro mondo non è per forza negativo. Ci ricorda l'autunno, che è appunto la sua stagione, quando finiti i raccolti, tutta la stagione estiva di abbondanza, di festeggiamenti, ci si ritira all'interno della propria casa, si iniziano a conservare i cibi e anche a fare una specie di bilancio, se effettivamente ci siamo comportati bene, se è andata bene, se ci abbiamo messo tutto il nostro impegno oppure potevamo fare meglio. Quindi questo guardarci dentro non è proprio una cosa brutta, può darci dei segnali, può darci degli stimoli, può darci delle idee per poi andare avanti. Quindi quando il movimento metallo è in equilibrio, noi abbiamo un grande senso di equità, di giustizia, perché guardandoci dentro siamo in grado anche di guardare nel modo corretto al di fuori. Quindi è tutto molto lineare, protettivo, proprio come il metallo, che è rappresentato da una spada scintillante come la luce che ne colpisce la lama. Quindi qualcosa di cavalleresco, di idealista, di giustiziere, è un'anima antica, diciamo. Questo se è in equilibrio ovviamente, perché quando è in disequilibrio questo metallo non è proprio il massimo, ma come tutti abbiamo visto i disequilibri non aiutano nessuno degli elementi, dei movimenti. Ad esempio potrebbe essere troppo sensibile, questo suo osservare tutto, cercare di afferrare ogni cosa per poterla valutare, la rende una persona troppo sensibile, quindi tutto ti arriva addosso. Questa lama scintillante non funziona, la tengo sempre ritirata, sempre nella custodia, e io non posso sfoderarla nel momento giusto, quando mi serve, non ne ho la forza, e questo mi porta a una forte malinconia, una forte tristezza, al pianto, a perdere quel respiro vitale, a sentire un senso di immobilità. O d'altra parte sono troppo rigida, ho sempre la spada fuori, sempre pronta a combattere tutto, un idealista sfegatato, quindi arroganza, io non sento niente perché devo battermi per salvare il mondo, quindi è intransigente, e anche quello non è il massimo. Se andiamo sul tema delle emozioni vere e proprie, qui l'ansia la possiamo vedere dal punto di vista dell'oppressione, quindi l'abbiamo vista dal punto di vista del fuoco, questo senso di euforia, l'abbiamo vista dal punto di vista della terra, quindi una specie di stress che ci portiamo addosso, e qui invece c'è proprio l'oppressione, che è un senso di blocco, di immobilità. È quando ci contrapponiamo alla vita che scorre, siamo bloccati, siamo rigidi come un pezzo di metallo, appunto. E quindi lo sentiamo nella pancia, diventa tutto rigido, ci stringiamo, oppure lo sentiamo nel petto e quindi non riusciamo a respirare bene. Non è una bella sensazione in entrambi i casi. È legato quindi a un senso di tristezza, perché è la tristezza che ci blocca. Non riesco a muovermi, non riesco ad andare avanti, è come se mi stessi in qualche modo ritirando. E la tristezza è molto interessante dal punto di vista degli ideogrammi. Adesso scusate, la qualità non è il massimo e voi lo vedete anche ribaltato, però questo è l'ideogramma di tristezza, e potete vedere che ci sono, anche se ribaltato, due figure simili, una contrapposta all'altra, sotto il cuore. Quindi cosa vuol dire? Che è il senso di negazione, non ci credo, non può essere. Questa è la tristezza intesa da questo ideogramma. Quindi due persone di spalle, possiamo immaginare che non si parlano, non c'è comunicazione, non si credono, quindi una particella di negazione, e questo fatto che il cuore dice no, non può essere, non ci credo, sono sconcertata da questa cosa. Questa è la tristezza secondo la medicina cinese. Se diventa chiaramente una tristezza di continuo pianto, di costante senso di oppressione, di immobilità, diventa patologica e quindi non passa mai. Questo invece tipo di oppressione è come un blocco, come dire ferma tutto, non ci credi, c'è qualcosa che non ti torna.
Hai lavorato su questa determinata cosa durante l'anno? Ti sei in qualche modo esposto? Hai fatto le cose che volevi fare? Hai seguito il tuo mandato celeste? Quindi ci sono tutta una serie di segnali che ci dicono: sei nel flusso? Stai seguendo la vita che scorre? O ti continui a bloccare per qualche motivo? Quindi, come sempre, ci dà dei segnali soprattutto attraverso il respiro, perché il movimento metallo è legato al nostro respiro e in base al ritmo del respiro noi possiamo capire se stiamo bene o se non stiamo benissimo. Ad esempio, se fate forse non sto benissimo se continuo, o anche se è tutto un quindi continuo a sbuffare tutto il giorno. Da una parte avrò un senso d'ansia e di stress, dall'altra mi sentirò frustrata, comunque non è che io stia tanto bene. Quindi la tristezza è questo senso di introspezione, di guardarsi dentro, e non è del tutto sbagliata, perché ci aiuta a valutare le cose importanti, ma anche a valutare i nostri comportamenti. Se chiaramente diventa troppa, diventa afflizione, depressione, e quindi non stiamo più bene, non è qualcosa che ci può accompagnare a lungo, perché potrebbe portarci dei danni fisici e mentali, e per questo andrebbe capito perché ci sentiamo in quel modo. Vi leggo un passaggio, come sempre, del romanzo di formazione a proposito di Lisa, dove si tratta di questi temi, quindi la tristezza, questo senso di rettitudine che poi scaturisce in idealismo, tutte queste cose. In questo caso però ho scelto di parlare più della tristezza, ma voi trovate tutto lo spettro delle emozioni all'interno del libro, sia nelle parti appunto del cavaliere intransigente, che nelle parti della tristezza, che nel senso di oppressione. Allora, dopo pochi minuti si sedettero tutti a tavola, compreso il signor Zeni, che aveva l'aria smarrita di chi non sapeva dove si stesse trovando e quale fosse il suo ruolo. Lisa lo trovò molto strano, aveva immaginato che i membri di quel tipo di famiglia avessero vite separate, ma complementari, come quelle delle api di un alveare. Eppure, guardandoli uno per uno e poi di nuovo tutti assieme, parevano degli estranei, ognuno concentrato a vivere il proprio ruolo, a sostenere le sue posizioni oltre ogni altro interesse, immersi nella loro bolla che rimbalzava su quella degli altri senza lasciare spazio a intrusioni. A quel pensiero provò un tipo di tristezza particolare, matura, distante, come un senso di pena che andava al di là di ogni possibile condizione economica e sociale. Quindi Lisa usa la tristezza per fare delle riflessioni, ma non ne viene inghiottita in questo caso. Quindi buon lavoro Lisa. Se volete vedere altre dirette come questa, la prossima volta possiamo analizzare ad esempio la rabbia e il coraggio. Lasciatemi quindi un commento che mi fa sapere se siamo sulla strada giusta. Intanto vi ringrazio e buona giornata e alla prossima. Una ragazza, la sua nuova città, tante emozioni e un unico obiettivo: crescere per ritrovarsi. Ambientato a Trento, a proposito di Lisa descrive le contraddizioni di un luogo all'apparenza perfetto, caratterizzato dalle sue montagne, sagome austere e spigolose che abbracciano le fragilità più nascoste dei suoi abitanti. Lisa, la protagonista del romanzo, è una ragazza laziale che si trasferisce in Trentino per motivi di studio e che, grazie all'incontro con la famiglia Zeni, sarà costretta a confrontarsi con un passato che credeva ormai superato e dimenticato. Se volete scoprire il percorso di crescita di Lisa e degli altri protagonisti del romanzo, potete acquistare la vostra copia su tutte le piattaforme digitali, ordinarla direttamente dall'autore o richiederla in libreria. Grazie mille e buona lettura.